cose, quindi giusto, grazie di aver accettato l'invito a questo primo incontro dell'Arcivescovo Giampaolo con la stampa. Era una promessa che avevo fatto più di qualcuno di voi quando diceva: ma domenica possiamo intervistare l'Arcivescovo finita la messa in cattedrale? Io mi sono permesso di dire: lasciatelo in pace a quell'ora e vi prometto un incontro riservato alla stampa, buongiorno, subito dopo. Quindi grazie di essere venuti qui, di questo primo che sarà, come ascoltiamo, il primo di una lunga serie di incontri. Non dico altro e do subito la parola a Monsignor Giampaolo. Bene, buona giornata, grazie anche da parte mia della vostra presenza. Io non ho ancora avuto modo di guardare con calma i giornali o i vari siti un po' per vedere anche come è stata letta, descritta, raccontata la giornata di domenica, il mio ingresso, il mio arrivo in questa diocesi, però adesso vedo i vostri volti e sono la cosa più importante. Io vi ringrazio tantissimo del vostro lavoro, che è sempre prezioso, e anche in questi 2 mesi mi ha aiutato un po' a entrare in questa realtà, perché così ho avuto modo, grazie a Mauro che mi mandava un po' di cose, ho avuto modo anche di vedere, sfogliare almeno un po' le vostre testate e di ciò di cui vi occupate. Dico solo qualche breve parola. La giornata di domenica è stata ovviamente per me una giornata speciale, particolare, molto, molto ricca, che ho gustato in ogni sua tappa, a cominciare da Aquileia, sono partito da là, e è stata un'immersione nella storia di una chiesa, un territorio, ma anche sapendo che Aquileia è l'origine di tante realtà, non solo per il Friuli Venezia Giulia, ma anche del nord Europa, del nord Italia, quindi è stato veramente un momento speciale, particolare. E poi il viaggio verso Gorizia, sono stato accompagnato da un bel arcobaleno, perché a Gorizia mi hanno detto che iniziava, poi ha smesso quando sono arrivato, ma lungo il viaggio c'era questo bellissimo arcobaleno che così mi è sembrato come se il cielo mi accogliesse, con gioia e con questi colori così particolari. E poi la celebrazione a Gorizia, la gratitudine anzitutto al Vescovo Carlo, perché così è stato per lunghi anni in questo luogo e ha servito questa chiesa, ed è stato, credo, una presenza anche importante, significativa, che ha lasciato un segno, per cui ad Aquileia, ma anche a Gorizia, ho cercato sempre di dire un grande grazie a lui, il momento solenne del passaggio del pastorale e poi anche del sedermi nella cattedra, il luogo che dice che il vescovo nella sua cattedrale ha quella cattedra che rappresenta il suo ruolo, il suo compito in una chiesa locale. E poi la celebrazione che anche voi avete vissuto, con la ricchezza delle diverse lingue, del canto, con la presenza anche di tante persone anche che sono venute dalla mia diocesi di origine, Padova, dalla diocesi di Chioggia. Quindi è stata una giornata bella, ho proprio gustato il calore della gente, e mi sono sentito quasi invaso da tante persone che mi hanno accolto, salutato e che si sono fatti vivi con tanta gratitudine, con tanta gioia. Quindi è stato proprio per me un dono anche questo calore che ho percepito e sentito. E poi se devo anche entrare in qualche piccolo contenuto di questo inizio, la prima cosa che come vescovo, come credente, sento anche di dire è questa bella immagine che mi ha accompagnato fin dai giorni di maggio, quando ho avuto la notizia della mia nomina, i santi, perché provvidenzialmente la diocesi di Chioggia ha
due patroni che sono i santi martiri Felice e Fortunato, che sono stati martirizzati nel 303, mi pare, proprio ad Aquileia, per cui ho fatto il saluto alla diocesi l'11 di giugno, quando a Chioggia si celebrano i patroni, i martiri, e quindi ho immaginato nel mio cuore che Felice e Fortunato mi scortavano fino ad Aquileia, dove loro hanno donato la vita, e poi mi consegnavano nelle mani di Ermacora e Fortunato, quindi di altri due martiri che mi hanno preso, ecco, per mano, e poi mi hanno accompagnato fino a Gorizia, dove sono stato accolto da Ilario e Tarziano, ecco, nella cattedrale. Quindi un inizio che mi verrebbe da definire come così, sulle spalle dei giganti, che sono parte della storia e della storia cristiana di questa terra. Poi un secondo aspetto è la consapevolezza di entrare in una realtà che è ricca di storia e anche di cultura. Ecco, io so che lo scorso anno, ecco, la città della cultura, assieme a Nuova Gorizia, ecco, per queste due realtà insieme, è stato un gesto di giusto riconoscimento di una città che è ricchissima di cultura, e da più parti ho anche colto che lo scorso anno è stato anche l'occasione di un ulteriore rilancio di questa realtà, no? Quindi direi così, l'unità di chi entra in una realtà ricchissima di storia, ma anche di cultura, anche attuale, anche presente. E poi i sentimenti che porto con me sono quelli di tanta umiltà e tanto desiderio di ascoltare, di conoscere. Dicevo domenica che sono consapevole che Gorizia non è Padova, la mia diocesi di origine, non è neanche Chioggia, è una realtà anch'essa molto particolare, ma chiede a me l'umiltà di ascoltare, la consapevolezza della complessità, e quindi in questi giorni sto proprio anche, mi tocca parlare tanto, ma preferirei tacere e ascoltare tanto, e ascolto, ecco, le parole, le immagini, no? Ieri nella Basilica di Aquileia, dove sono tornato per la dedicazione della Basilica, c'erano alla fine le signore del coro che parlavano tutte in friulano, e io cercavo un po' di capire, di ripetere, magari anche in maniera un po' simpatica, e loro ridevano della mia pronuncia, ma così, anche quello è stato un modo per entrare in questa realtà. Quindi l'umiltà, la consapevolezza di una complessità, però porto con me anche quello stile sinodale, ecco, è una parola a cui tengo molto. Io sono diventato vescovo a Chioggia mentre a Padova si celebrava il sinodo diocesano, io ero un po' il segretario del sinodo, e per cui sono entrato in questa dinamica, in questa modalità, ecco, della Chiesa che Papa Francesco ha rimesso al centro. Sinodalità vuol dire corresponsabilità, vuol dire lavorare insieme, camminare insieme, e questo è anche l'atteggiamento e uno stile che dà serenità a un vescovo, perché sa che non è solo. Poi c'è stato il cammino sinodale della Chiesa italiana, a cui ha partecipato per l'Italia anche la diocesi di Gorizia, e quindi sento mio questo stile, ecco, l'ascolto, ma anche il discernere insieme, il decidere insieme, ecco, in una diocesi che è ricca dei suoi organismi di comunione, consiglio presbiterale, pastorale, decani, eccetera, no? Quindi questo stile di sinodalità mi dà anche tanta serenità, perché non è che la Chiesa è una piramide dove il vescovo a cascata fa scendere le decisioni, ma la Chiesa è, come dire, come questo tavolo, ecco, come un cerchio dove tutti insieme portano il loro contributo e insieme si decide anche dove stiamo andando. Quindi questo mi dà anche tanta serenità. Sono contento, sono sereno, ecco, sento tanta curiosità in me di conoscere, di sapere,
questa realtà di confine, ma anche ricca, e quindi così si apre davanti a me, si aprono giorni che saranno veramente ricchi, ecco. Non so quanto durerà la luna di miele, come si dice, ecco, ma nella fede noi siamo sempre, ecco, nella gioia e nella serenità, perché sappiamo che è il Signore, il pastore che guida il suo gregge, ecco, noi siamo collaboratori, ecco, della sua grazia, del suo lavoro. Ecco, questo proprio per introdurmi semplicemente, e poi lascio a voi se avete anche domande o desiderio di conoscere o curiosità, sono qua a vostra disposizione. Grazie. Il signor Giampaolo ci ha dato anche subito dei titoli possibili dalla Lema, da altre immagini, quindi giornalisticamente da ringraziarlo. E adesso, come ha detto lui, spazio veramente alle domande. Chi vuole passare alla magari non lo ringrazio io, ecco. comunque se d'accordo facciamo comunque una intervista. Sì. E immagino che abbia avuto plurime conversazioni con il suo predecessore su questo ruolo. Volevo chiederle quale dei consigli, immagino, che le avrà dato ritiene più prezioso, più utile da quello che può giudicare adesso, e quali in base anche a quello che le ha detto, in base anche all'esperienza che si è fatto in questo periodo di transizione, qual è la sfida o le sfide maggiori che dovrà affrontare. Quindi il consiglio che le ha dato Redaelli più importante e la sfida maggiore o le sfide. Ma non mi ha dato consigli, mi ha parlato di una realtà bella, ricca, quasi dicendomi che mi troverò bene, ecco, in questa diocesi. Quindi non mi ha fatto raccomandazioni particolari, sono io che gli ho detto, ecco, il mio desiderio anzitutto di essere attento ai preti, e lui mi ha confermato che questa certamente è una priorità che io sento, che ho sentito anche quando sono arrivato a Chioggia, quindi il vescovo da solo, senza la collaborazione dei preti, dei diaconi, poi anche di tutti gli operatori pastorali, non è che vada da molte parti, ecco. Quindi ci siamo ritrovati, ecco, in questa priorità che sono i preti, che è anche il tema delle vocazioni, che non è solo un problema di Gorizia, ma un po' anche di tutta la nostra vecchia Europa e anche della nostra Italia. Poi ovviamente la questione di fondo è che siamo in un incrocio, no? In un incrocio di culture, di storie, di tradizioni, e quindi anche in una realtà che ha una sua complessità, ma ha anche una sua incredibile vivacità. Quindi complessità che chiede pazienza di conoscere, ma anche una incredibile vivacità. E questo non può anche che far venire l'appetito, ecco, di conoscere e anche di gustare questa vivacità. Quindi questo un po'. Poi le sfide le sappiamo, ecco, una terra di confine, immigrazione, i paesi un po' che così sempre più anziani, poco giovani, quindi queste tematiche sono un po' le tematiche con cui fa i conti tutta l'Italia, ma qui insomma anche con la rotta balcanica, ecco, con questa tematica certamente è quella un po' più spinosa che ho percepito e che per esempio non avevo, ecco, nella realtà di Chioggia, ecco, dove a differenza anche di Padova e di altre non c'era una presenza così significativa di persone che provenivano da altre culture, da altri paesi. Quindi consapevole, ecco, che questo è un tema che fa parte di questo intreccio di storie, di culture, a cui si aggiunge anche questa ulteriore complessità. Se posso aggiungere, posso dire ancora una cosa, ha fatto riferimento anche alla complessità di questo territorio. Vediamo da pochi mesi fa c'è stato il Ramadan e c'è stata una forte collaborazione da parte della Chiesa isontina, nello specifico della zona, insomma, di Monfalcone e dintorni,
per aiutare la comunità islamica che non ha spazi a disposizione. Volevo chiederle su questo se ha apprezzato questo lavoro dei parroci del posto, in questo aiuto, in questa collaborazione per garantire questi spazi di preghiera. Prima domanda, e poi la seconda è se lei vuole farsi anche in qualche modo da mediatore tra questa comunità e alcune istituzioni che hanno un atteggiamento conflittuale con queste comunità. Sì, allora io penso anzitutto che non dobbiamo mai essere ingenui nell'affrontare queste tematiche, proprio perché sono complesse, vanno affrontate con l'intelligenza, con la saggezza, senza lasciarsi portare da passioni da una parte o dall'altra, ma sapendo che è una questione di questo nostro tempo. E io ho anche l'impressione, non io ma lo dicono tanti esperti, che non sia un momento passeggero, ma che questo migrare, ecco, di popolazioni, di gente, favorito anche dalla globalizzazione, perché noi in qualche modo abbiamo creato il contesto perché questo avvenisse, no? E queste sono anche un po' le conseguenze o i figli anche di questa globalizzazione. Quindi non dobbiamo essere ingenui, mai. Dobbiamo essere con i piedi per terra, con una sana razionalità, ma anche con un senso etico importante. Allora, detto questo, io credo che ogni religione abbia non solo il dovere, ma anche il diritto di poter esercitare la propria fede, viverla, e quindi anche di poter pregare, che è la prima modalità con cui si esprime il rapporto dell'uomo con Dio. Allora noi abbiamo, ovviamente veniamo da una storia cristiana, i nostri paesi sono pieni di campanili, di chiese, e queste persone che arrivano non hanno degli uomini, quindi credo sia giusto un'attenzione. Così come a queste persone siamo attenti che abbiano magari un tetto, che abbiano del cibo, che abbiano così un'accoglienza che sia anche umana, uso questa parola, no? Umana, no? Magnifica humanitas, ha parlato Papa Leone, così anche proprio quel diritto alla libertà religiosa, di cui si è fatto paladino già il Concilio Vaticano II, questo diritto alla libertà religiosa, dobbiamo anche cercare di aiutarlo, di sostenerlo. Quindi io mi ritrovo in queste scelte che ha fatto la Chiesa di Gorizia, che sono anche scelte in tantissime altre parti d'Italia, ecco, favorire, permettere che ci sia la possibilità anche alle persone di fedi diverse di poter anche pregare. Quindi poi lei mi chiede quale sarà il ruolo della Chiesa. Allora, io anche in un'altra intervista fatta qualche settimana fa, ho quasi, non so se è un sogno o un progetto o un'utopia, ma mi chiedo, una realtà così particolare come Gorizia, dove c'è una cultura alta, dove si pensa, si riflette, si ragiona, dove c'è una storia, perché non potrebbe diventare un laboratorio che diventa anche modello per altre realtà? Proprio perché è una terra che ha una sua identità forte e il dialogo è possibile laddove ci sono identità forti anche che si mettono a confronto. Ecco, mi piace questa immagine, questa idea, no? Che possa essere un laboratorio di buone pratiche, frutto di discernimento, di saggezza, di intelligenza, e che qualcuno domani possa dire, passatemi l'immagine, no? Come i friulani hanno saputo essere modello, il terremoto, no? 50 anni fa, per tutta Italia, perché in altri posti non si è riusciti a fare quello che è stato fatto qua, però tutti hanno guardato a questa nostra realtà. Perché non potrebbe essere che domani qualcuno dice
guardiamo al Friuli Venezia Giulia, guardiamo a questa realtà perché con fatica, con complessità, senza negare i conflitti, ma elaborandoli, hanno saputo creare un modello buono, ecco, per questo fenomeno grande, ampio, che è quello anche dell'immigrazione, dell'incontro di culture, anche di religioni. Ecco, questo è un po' il pensiero, no? Mi piacerebbe non che ci sia bisogno di mediare o di compromessi, no? Mi piace più mediare che compromessi, no? Però ecco, se potesse essere un laboratorio che mette insieme delle buone pratiche che possano essere un modello anche per l'Italia. Questo è, non so se, ripeto, se è un'utopia, un sogno, ma mi piacerebbe lavorare per questo. Il fatto di mediare, per esempio, tra comunismo e comunità islamica è una cosa che lei potrebbe fare, non so se è una cosa che ritiene che sia parte del suo ruolo e è una cosa che le piacerebbe fare. Allora, i compromessi sono io cedo un po', tu cedi un po' e troviamo, come si dice, un compromesso che non accontenta nessuno. La mediazione invece è quando due identità cercano una nuova sintesi più alta di entrambi, okay? Per cui diventa qualcosa che non è né mio né tuo, ma è una nuova realtà. Ecco, a me piace non cercare di mettersi in mezzo per compromessi, ma cercare delle buone mediazioni, cioè delle sintesi più alte di fronte ai problemi con i quali ci stiamo confrontando. Ecco, questa è la mediazione, che poi è la mediazione nella politica, nell'economia e credo anche in questa... Poi ovviamente laddove ci sono cose che riguardano l'essere umano, la persona, la Chiesa non è mai chiusa nelle sacrestie, ma è là dove vive la gente per aiutare tutti, ecco, a vivere bene. Ho risposto? Sì, è un po' girato, però è un buon politico, scherzo. Comunque, per restare un attimo in tema, domenica i rappresentanti della comunità islamica c'erano in chiesa, all'insegnamento, ho visto anche delle foto insieme, quindi ho già avuto modo di scambiare qualche parola. Io ho semplicemente salutati, ecco, così ovviamente loro hanno auspicato di poterci vedere, di poterci confrontare e che ovviamente le porte di questo luogo sono aperte a tutti, ecco, quindi ascolterò, cercherò di capire, ma anche l'umiltà un po' di capire, ecco, so che Monfalcone è un centro piuttosto impegnativo e quindi credo che dovrò anche avere la pazienza un po' di capire, ecco, quali sono le problematiche, ecco, senza avere così visioni solo generiche di un tema come questo. Prego. Grazie. C'è in questi giorni all'inizio una particolarità che l'ha estremamente colpita, faccio per dire una visita al castello, un piatto tipico, che so, una cosa di questo tipo. Allora, io non ho visitato ancora nulla di Gorizia e confesso che non la conosco se non per qualche fugace passaggio, ecco. Quindi non ho ancora avuto modo di mettere tanto la testa fuori da questo luogo, perché tra carte, cose, traslochi, ecco, un po' alla volta conoscerò, qualcuno si è già proposto per accompagnarvi. Ecco, dove sono andato a mangiare ieri sera da Aquileia, domenica, sabato sera con i miei familiari, dico che ho mangiato molto bene, ecco, quindi vengo da una terra dove il pesce la faceva da padrone e adesso vivo in una realtà dove c'è una varietà e anche una ricchezza molto, molto bella, insomma. Quindi, però ecco, non saprei dire mi ha colpito questo o quell'altro. Quando la prima volta che sono arrivato sono stato accompagnato dal vescovo Carlo, eravamo nella stazione Transalpina, no? E mi è parso un luogo quasi magico, ecco, mi sembrava di vedere le signore del 700, 800 con le gonne lunghe, le borsette che camminavano, questo posto così particolare, no? Ben curato, quindi
mi ha subito colpito, ecco, quel luogo. Poi siamo andati a vedere Gorizia dall'alto, ecco, abbiamo fatto un pranzo in Monte Calvario e di accanto, e quindi qualcosina, ecco, ma molto poco, ecco, ho visto finora. Cosa le hanno raccontato della comunità slovena, la Gorizia in Italia, e in che modo si rapporterà, si confronterà con la nostra comunità? Sì, allora il racconto principale me l'ha fatto il vescovo Carlo, no? Che mi ha detto che c'è un rapporto molto, molto fraterno, molto cordiale, soprattutto con i vescovi, ecco, della Slovenia, e lui ha sempre partecipato a celebrazioni che venivano fatte in Slovenia e viceversa, cambiati. Ho già avuto modo di parlare con alcuni dei vescovi, così di scambiare qualche parola. Ecco, a Roma ho incontrato il vescovo che è segretario della conferenza episcopale della Slovenia, abbiamo scambiato un po' di parole. Io penso che questa realtà esiste, fa parte della storia di queste terre, e quindi è doveroso, ma anche gradito da parte mia, ascoltare, conoscere. Ecco, riconosco che sarebbe bello che a Gorizia arrivasse un vescovo che sa il friulano, che sa lo sloveno, che magari parla anche un po' di tedesco, e sarebbe tutto molto più semplice, no? Perché tutti lo sentirebbero come molto più proprio, ecco, molto più familiare. Io arrivo che sono un po' a digiuno, e quindi, a parte, ecco, qualche frase come ho cercato di fare domenica, magari con una pronuncia che ha fatto sorridere qualcuno, non lo so, ecco, però quella piccola attenzione l'ho sentita come qualcosa di doveroso di fronte a una storia, una tradizione, a un'identità che so essere anche molto forte, molto ricca, presente in queste terre. Quindi come mi rapporterò, spero il meglio possibile, sia nelle parrocchie dove c'è questa presenza, sia anche in tutti gli incontri personali che ci saranno. Quindi sono molto sereno, ecco. Facciamo parte della Chiesa Cattolica, quindi in questo stile anche universale che non teme così contro il dialogo, i ponti, ecco, tra le culture e le identità. Ecco. Poi credo sia doveroso da parte mia anche studiare un po' la storia di questa terra, capire il perché anche oggi siamo in questa situazione, quindi, ecco, quali sono i percorsi, se ci sono anche, immagino, magari delle fatiche, delle ferite, delle cose che è giusto sapere per capire l'oggi, ecco. Quindi così conoscere un po' le radici, il passato è fondamentale per poter capire. Ecco, una cosa che il vescovo Carlo mi ha dato nel primo incontro, mi ha dato dei libri, anche un romanzo, però sinceramente non saprei dirgli il titolo, però me li ha dati, io li ho lì sulla scrivania, dicendomi leggi queste cose se vuoi un po' capire queste terre. Quindi ce li ho là, non sono ancora riuscito, ma lo farò sicuramente. Com'è stato il primo impatto con le due lingue, con lo sloveno e con il friulano? Lei ce l'ha fatta domenica, perché c'era, nonostante l'ora di celebrazione, è andata bene. Com'è stato questo primo impatto? Mi sono fatto aiutare, come potete immaginare, mi sono fatto aiutare. Io ho scritto quelle piccole cose che mi sembrava doveroso anche dire, per dire sì, so, ci siete voi, e io comunque so che devo anche rapportarmi con queste realtà. Ecco, io non so, ecco, se sarò in grado di parlare ecco, però mi consola sapere che anche tutti gli sloveni, tutti i friulani, tutti i giuliani parlano anche italiano, quindi ecco, qualcuno anche parla il dialetto veneto, quindi, no, ecco, però un po' alla volta, ecco, cercherò di far mia qualche parola, qualcosa che possa
permettermi così che loro si sentano anche accolti e amati. Mi sono permesso una parola che non vorrei sembrasse troppo romantica o un po' così patetica perfino, no? Però ho detto a me stesso, no? Quando ero ancora a Kyoto, ma non so se riuscirò a imparare queste lingue. Ecco. Spero che la gente di Gorizia, gli sloveni, i friulani, ecco, spero che apprezzi la lingua del cuore almeno, cioè di un'attenzione e di un affetto che certamente ci sarà. Ecco. E questo c'è già da ora e subito, ecco. Quindi la lingua del cuore un po' la conosco e quindi spero di poterla parlare verso tutti, ecco, con i gesti, con i segni, col sorriso, e spero anche che venga fuori anche qualche parola che possa essere commestibile, uso questa immagine, commestibile per chi le lingue le parla e le conosce. Io Andrej Černc, RAI Redazione Slovena, vorrei tornare ancora un momento sulla collaborazione con la Chiesa slovena. Lei diceva di aver incontrato Monsignor Sayer. Volevo chiederle se ha già avuto modo anche di parlare col vescovo di Istria, Stumpf, in quanto diciamo interlocutore naturale per questo territorio. Diciamo che da due punti di vista le chiedo: uno, ha già menzionato la Capitale Europea della Cultura, nell'ambito della quale comunque si è rafforzato anche con la collaborazione tra l'Arcidiocesi di Gorizia e la Diocesi di Capodistria, e lei all'inizio ha menzionato anche la questione delle vocazioni, che è una questione anche nella Chiesa slovena e anche nella comunità slovena, che diciamo che è una minoranza comunque dentro a questa questione. Quindi la domanda: ha avuto modo già di parlare con il vescovo Stumpf? Come vi siete rapportati anche diciamo su queste tematiche? No, ci siamo solo salutati, okay. Non c'è stata l'occasione, però una cosa che proprio mi veniva detta ieri sera, poi lei mi correggerà se sbaglio, che nella lingua slovena c'è il singolare, il duale e il plurale, vero? Ecco. Allora, a me ha colpito tantissimo questa cosa del duale, perché mi pare che Gorizia e Nuova Gorizia sia proprio questa immagine del duale, no? Dove io e te è un modo diverso di dire noi o di dire solo io. Ecco. Mi ha molto colpito questa immagine del duale, poi io vengo un po' da radici di studi che hanno a che fare con la famiglia, con il matrimonio, quindi che una lingua abbia il duale mi ha proprio colpito ieri sera. Ecco. Mi piacerebbe che fosse così, ecco, il rapporto tra la Chiesa goriziana e quella slovena, ecco. Non qualcosa, non due individui, non nemmeno un noi generico, ma un duale, ecco, che possa proprio aiutarci anche ad essere una particolarità diversa da un semplice, ampio noi. Io avrei una domanda sulla pastorale, ovviamente lei ha detto che è scollegata, si metterà in ascolto, si vorrà. La pastorale diocesana e delle parrocchie ha ovviamente numerose sfaccettature anche a seconda del territorio che si vive, delle realtà specifiche che compongono la Chiesa diocesana. C'è qualcosa che la Chioggia importerà, fra virgolette, e proporrà come modello nella pastorale, o ha già in mente qualcosa, i suoi punti principali da affrontare nella pastorale, i cavalli di battaglia, fra virgolette, no? Allora, io sono arrivato a Chioggia dove c'erano già, come ci sono anche qua, le unità pastorali, cioè varie parrocchie che collaborano insieme, nate non solo perché mancavano i preti, ma anche perché mancavano operatori pastorali, perché comunque la realtà chiedeva di camminare insieme, di collaborare. No? Ecco, io a Chioggia il lavoro che ho tentato di fare è stato quello di far fare un passo ulteriore alle unità pastorali, un passo di maturazione, da semplici unioni di parrocchie a creare, io ho anche cambiato il nome, le ho chiamate Comunità Cristiane Sinodali, CCS,
no? Proprio con l'idea di fare un passaggio ulteriore rispetto a una semplice unità quasi geografica, insistendo su quelle 3 parole, no? Comunità, perché dicevo abbiamo tante parrocchie ma poche comunità cristiane. Poi cristiane perché oggi non è più scontato che siamo cristiani, o meglio dobbiamo anche ridirlo, e poi sinodali nella logica proprio della collaborazione e della corresponsabilità, che è il cammino un po' che anche tutta la Chiesa italiana sta facendo. Quindi io mi sono mosso così, dopo aver ascoltato e dentro il cammino sinodale, cercando di far fare un cammino di maturazione alle unità pastorali. Ecco, ovviamente lì quella scelta è stata frutto di ascolto, è stata qualcosa che è nato insieme anche con quelle realtà e che avrà bisogno di tanto tempo per diventare, perché poi penso anche a Gorizia, come dappertutto, i campanili sono sempre ben piantati e la gente ha un attaccamento anche alla propria comunità. Però la sfida che io ho cercato di portare avanti a Chioggia è questa, di non chiudere nessuna piccola parrocchia, ma secondo il principio di sussidiarietà vuol dire che quello che si può fare nella piccola parrocchia si fa, quello che non è possibile subentra all'istanza superiore, e quindi la collaborazione tra parrocchie. Però l'intenzione è di non perdere nessuna di quelle piccole realtà, perché io ho trovato anche piccole parrocchie, voi sapete, soprattutto nel delta del Po, lo spopolamento che c'è stato dopo le alluvioni degli anni 50-60, io ho trovato anche parrocchie di 150 persone, però erano piccole famiglie vive, e io dicevo perché le devo chiudere queste realtà? E quindi ho cercato proprio di entrare in questa logica secondo il principio di sussidiarietà caro alla dottrina sociale della Chiesa, in cui si fa nel proprio piccolo, no? Così come avviene a livello civile tra comune, regione, provincia e regione, no? Dentro questo percorso. Però laddove è possibile stare vicino dove le persone vivono, cerchiamo di farlo. Quindi, però non voglio dire che porterò questa cosa qui, qui c'è bisogno di ascoltare, di capire, di conoscere, no? Quindi può darsi che qui ci siano dei modelli anche diversi che bisogna portare avanti. Bisognerà un po' capire insieme. Però non è che io arrivo dentro una storia che sta già camminando. Grazie. Poi io sono scrivente per il quotidiano sloveno, quindi prima chiederei una domanda tecnica. Ho già chiamato ieri Mauro, ma vorrei sapere come desidera essere chiamato in lingua slovena, perché si parlava di una traduzione del nome Giampaolo in Jan Pavel, e vorrei chiedere la sua conferma, insomma, anche per come scrivere negli articoli. Sì, ci sono alternative a questo, ho la possibilità di scegliere tra varie possibilità questa, perché se questa è la traduzione giusta va benissimo. Sì, così dicono, è un po' insolito, però... Voi come fate su Nuovi Ghiazzi? Cominciamo un sondaggio. Noi abbiamo mantenuto Giampaolo. Ah, voi avete mantenuto Giampaolo? Noi alla RAI abbiamo adottato la variante Jan Pavel. Jan Pavel. Come chiamavate Giovanni Paolo II? Ioannis Giampaolo e Giovanni Paolo, quindi va bene, anzi è un onore. Quindi Ioannis Pavel come Papa. Poi me lo scriverà così, imparo il mio nome bene. Con tutte le declinazioni. Con tutte le declinazioni, nominativo, positivo. Ah sì? Sì. Ah, bene. E poi un'altra cosa che invece si ricollega, cioè che ha detto anche il collega Andrea, anche domenica ha accennato un po' con grande realismo i limiti di ognuno di noi e della Chiesa. Diciamo uno di questi è anche la diminuzione di vocazioni. Nella nostra comunità slovena si traduce in proprio mancanza di vocazioni e di preti che parlino la nostra lingua.
un po' sì anche questo problema che è un po' un problema nel problema, se si può così dire. Lei dice le persone che qui a Gorizia non parlano lo sloveno. No, io penso proprio ai piccoli paesi sloveni che tendono ad avere sempre meno celebrazioni in lingua slovena proprio a causa della mancanza di sacerdoti che parlino lo sloveno. Sì. Ma io adesso non ho ancora il quadro, so che ci sono, vero, presbiteri diversi che parlano lo sloveno, ma credo che se ci fosse una necessità pastorale su questo cercheremo di affrontarla. Poi nella Chiesa oggi esiste anche una sana collaborazione anche tra chiese e sorelle, no? Quindi qui per esempio a Gorizia io ho trovato diversi preti stranieri che vengono qui per gli studi e che fanno un servizio prezioso a questa diocesi. Quindi siamo anche aperti a queste sane collaborazioni. Poi se lei dice il problema vocazionale dei presbiteri, ecco, non solo mancano i presbiteri che parlano lo sloveno, ma mancano anche i presbiteri, questa è una realtà. Ecco, io vengo, se pensi, da una diocesi di Chioggia, quando sono arrivato erano 12 anni che non c'era l'ordinazione di un prete. E adesso a Chioggia ci sono 2 seminaristi. Quindi, però pensate, con 12 anni vuol dire non avere preti giovani, vuol dire così un po' una realtà. Per fortuna qui a Gorizia un po' di vocazioni ci sono e questa è una cosa bella. Io credo che questo tema della sinodalità e della corresponsabilità in questo momento ci sta, ecco, mi viene anche da dire che forse il Signore ci sta un po' mettendo alla prova per vedere se siamo capaci di far crescere anche i cristiani battezzati, perché si sentano anche loro responsabili e corresponsabili nella Chiesa, perché non dobbiamo essere una Chiesa solo dei preti o che siano solo loro il centro, ma una Chiesa è prima di tutto la Chiesa del popolo di Dio, anche se il ministero ordinato è un ministero essenziale della Chiesa. Allora, grazie. Adesso ci sarà la possibilità delle interviste video. Il romanzo, qualcuno l'avrà capito, è un Notturno su Bisonzo di Rebula, quindi il romanzo classico che abbiamo donato anche ai vescovi della CEP quando erano... Il romanzo dato da sì, esatto, e che avevamo fatto pervenire anche a Papa Francesco. Quindi questo è un po' un romanzo che racconta, come sapete, le nostre vite. Grazie a tutti. Adesso, prima di andare via, Monsignor Radaelli, scusate, come i sacerdoti nella messa che citano il vescovo precedente nel canone, ancora Monsignor Giampaolo vi lascia l'immaginetta che ha preparato domenica, che domenica sia da Pelea che in cattedrale, e che, come ha ricordato lui, se vuole illustrarlo un momento, Monsignore, di cosa si tratta. Tanto ve la do. Scusa che chiedo, sì, però avevo visto la spiegazione di Giampaolo, come lo dico? Giampaolo tu quelle opere. Con la S, Yanes Pavel. Adesso non lo recuperò sempre questo. Grazie. Signore, me la mostra? Sì, un attimo ti appoggio qua, così.
la mostra? Questa è la... Che cos'è? Mi dica cos'è. Questa è l'icona del Cristo sposo, cioè del Cristo che morendo in croce dà la vita per la sua sposa, che è la Chiesa e l'umanità. Ecco, è un'icona a me molto cara, e per chi ha lavorato tanto nella pastorale della famiglia negli anni padovani, e quindi ho sempre anche così immaginato che la vita del prete e anche del vescovo sia proprio come quella di uno sposo che dà la vita per la sua sposa, per la sua Chiesa. Grazie. Allora, che riprendiamo. Eccola qua. Grazie. Grazie.